Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio dove raccontiamo lo spettacolo con calma, rispetto e un ritmo chiaro, perfetto anche per chi ascolta in text-to-speech. Prima di iniziare, se apprezzate le ricostruzioni lunghe e curate, vi chiedo un piccolo grande gesto: mettete mi piace, iscrivetevi e, se volete sostenermi più da vicino, cliccate su unisciti. Il vostro supporto rende possibili storie come quella di oggi, una storia che parla di tifo, di famiglia e di un incontro che ha sorpreso tutti. I protagonisti sono Can Yaman e Demet Özdemir, o meglio, Can e il fratello di Demet Özdemir, in un pomeriggio di calcio che ha acceso discussioni e fatto sorridere migliaia di fan. Cominciamo dal principio. Il calcio, in Turchia, non è soltanto uno sport. È una lingua comune, un lessico di gesti e di abitudini che unisce persone molto diverse tra loro. È lo stadio che vibra a ogni azione, è la città che si ferma per 90 minuti, è l'abbraccio con lo sconosciuto al gol decisivo. In questo contesto caldissimo, ha destato stupore vedere Can Yaman e il fratello di Demet entrare insieme allo stadio, quasi in sordina, accompagnati da un piccolo gruppo di amici. Niente tappeti rossi, niente conferenze, niente passerelle, solo 2 posti prenotati, 2 maglie della squadra del cuore, la voglia di vivere la partita come 2 tifosi qualsiasi. La scena è stata semplice e, proprio per questo, potentissima. All'ingresso, i controlli di routine, i biglietti alzati verso la luce, lo scambio di battute con gli addetti. Poi il corridoio che porta ai settori, il boato che sale già dal tunnel, il colpo d'occhio del campo illuminato. Chi li ha visti racconta che Can Yaman ha sorriso come un ragazzo alla sua prima partita, indicando la curva, commentando la disposizione in campo, spiegando al volo un paio di movimenti tattici. Il fratello di Demet Özdemir annuiva, rispondeva, rideva. 2 persone sedute una accanto all'altra che, per 90 minuti, si sono concesse il lusso raro di essere soltanto tifosi. Sui seggiolini sono apparse le maglie, identiche nella linea, diverse nei piccoli dettagli, il modo di arrotolare le maniche, la sciarpa posata sulle spalle, il cappellino messo e tolto a seconda dell'aria. Hanno cantato cori, si sono alzati in piedi all'azione più pericolosa, hanno battuto le mani a tempo come tutti. Nei replay si sono piegati in avanti, come a voler entrare dentro lo schermo gigante. A ogni tiro sventato dal portiere, una risata liberatoria, a ogni fischio contestato, un gesto distinto, la mano che si muove veloce, l'occhiata d'intesa. Piccole cose, ma eloquenti. E soprattutto naturali. Naturalmente, la notizia ha viaggiato veloce. Qualche telefonino ha scattato foto, qualcun altro ha registrato brevi clip. In pochi minuti i social hanno iniziato a riempirsi di messaggi. C'era chi scriveva che il calcio sa mettere insieme ciò che altrove si divide. C'era chi, più curioso, si chiedeva se quell'uscita potesse essere letta come un segnale su Can Yaman e Demet Özdemir. C'era chi, semplicemente, si godeva l'idea che 2 persone legate alla stessa famiglia potessero condividere un pomeriggio rumoroso e felice, al di là di ogni racconto preconfezionato. Mettiamo subito in chiaro un punto: non ci sono stati annunci, non ci sono state dichiarazioni altisonanti. Nessun cartello, nessuna intervista improvvisata, nessun proclama. C'è stata, però, la sostanza. La sostanza di un gesto che parla una lingua antica, la lingua della normalità. Andare allo stadio insieme significa condividere un ritmo, accettare una regola semplice, stare nello stesso tempo. Significa dirsi, senza bisogno di parole, che si può occupare lo stesso spazio con leggerezza e rispetto. Durante la partita, l'atmosfera ha fatto il resto. La squadra ha attaccato, il pubblico ha ruggito, la curva ha acceso sciarpe come fiaccole. Can e il fratello di Demet sono entrati nel gioco emotivo con disarmante spontaneità. Qualcuno racconta un 5 battuto al volo dopo un'azione ben costruita, qualcun altro ricorda un mini dibattito sul cambio dell'allenatore al 60°. Sono dettagli che qualsiasi tifoso riconosce. E proprio perché sono dettagli comuni, hanno colpito tutti. È come se un insignificante pomeriggio di sport avesse svelato un codice più grande. Quando le persone si incontrano nella vita vera, lontano dalle sceneggiature e dai palinsesti, spesso le storie trovano da sole la dimensione giusta.
Fuori dallo stadio, le domande si sono moltiplicate. Questo incontro cosa dice del rapporto tra Dimet Özdemir e Can Yaman? È un segnale di distensione, di equilibrio, di nuova fiducia? La risposta più onesta è anche la più semplice, dice che attorno a loro c'è serenità. Dice che una famiglia può attraversare la curiosità pubblica senza trasformarsi in spettacolo. Dice che, quando le persone si rispettano, gli incastri diventano possibili. Il resto, le etichette, i titoli, le congetture, appartiene a un'altra conversazione. C'è poi il capitolo delle reazioni. I fan più romantici hanno letto l'uscita allo stadio come una carezza alla narrativa che amano da anni. Hanno visto in quei 90 minuti un ponte gettato tra passato e presente. I più prudenti hanno apprezzato l'assenza di clamore. Se c'è qualcosa da dire, dicono, lo diranno i diretti interessati. Nel mezzo, una maggioranza silenziosa che ha colto l'aspetto più bello del pomeriggio, due persone con una storia familiare condivisa che scelgono di passare del tempo insieme senza dover dare spiegazioni. È un piccolo segnale culturale importante. Significa che lo spazio privato può esistere, persino quando tutto intorno chiede visibilità. Resta la forza del calcio in questa storia. Lo sport è stato la cornice perfetta, un terreno neutro che esige solo appartenenza alla partita. Lì non conta quanti follower hai, non conta quante interviste rilasci. Contano il fischio d'inizio, l'urlo al gol, il respiro collettivo. È probabilmente per questo che il pomeriggio è scivolato via senza inciampi. Perché il calcio chiede una cosa semplice e antica, che si impara da bambini, stare insieme guardando nella stessa direzione. A fine gara, c'è stato il rito che tutti conosciamo: applausi, saluti, una foto al tabellone del risultato, il flusso lento verso l'uscita. Qualcuno dice di averli visti fermarsi a una bancarella per un panino, qualcun altro giura che abbiano scambiato 2 parole con un bimbo che chiedeva un autografo. Nessuna certezza, e va bene così. L'immagine che resta è quella dei volti distesi, del passo tranquillo, della scelta di non trasformare nulla in evento. Una scelta che vale più di 1000 spiegazioni. Che cosa cambia adesso? Forse poco, per chi guarda da fuori. Forse cambia lo sguardo con cui si racconteranno le loro prossime settimane, meno attesa di colpi di scena, più attenzione ai gesti piccoli. Forse cambia il tono delle conversazioni sulle piattaforme. Dal diteci tutto al godiamoci questo. Forse cambia la consapevolezza che si può essere protagonisti anche senza salire sul palco ogni giorno. E forse, ed è l'ipotesi più affascinante, questo pomeriggio diventerà il precedente che permetterà altri incontri semplici, altre scelte di normalità. Per leggere il presente con equilibrio, vi propongo 3 scenari possibili, tutti sensati. Primo scenario: amicizia strutturata. Can Yaman e il fratello di Dimet continuano a vedersi quando capita, allo stadio o altrove, come si fa tra persone adulte che condividono valori comuni. Secondo scenario: alleanza familiare. Questo incontro sancisce una stagione di rapporti più distesi tra cerchie vicine, un modo per proteggere ciò che conta con discrezione. Terzo scenario: segnali di maturità. Il messaggio è rivolto al pubblico, meno enfasi sulla curiosità, più rispetto per i confini. In tutti i casi, la parola chiave è normalità. Ognuno di noi, guardando quella tribuna stracolma, ha riconosciuto qualcosa. Forse la propria prima partita. Forse un abbraccio dato a uno sconosciuto dopo un gol al 90°. Forse la gioia di condividere un rito con qualcuno a cui teniamo. È lì che questa storia diventa universale. Non perché parli di celebrità, ma perché racconta il modo in cui le persone si scelgono e si rispettano, anche quando la loro vita è guardata da milioni di occhi. Se questo racconto vi è piaciuto, ditemi nei commenti che cosa avete visto voi in quel pomeriggio allo stadio. Un indizio? Un gesto di stile? Una lezione di normalità? Le riflessioni più interessanti finiranno nel prossimo video. E se volete continuare a seguire storie raccontate con questa cura, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi e attivare la campanella. Qui non inseguiamo i rumor, li mettiamo in ordine, perché le persone vengono prima dei titoli.